Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi parlerò della Camera dei Giganti, che è un ambiente che è inserito all'interno di Palazzo Te a Mantova. La chiamiamo camera perché è l'unica sala del palazzo, in realtà quella dei cavalli, mentre quella dei giganti è più correttamente una camera. Cercherò di introdurvi in questo ambiente straordinario che avvolge totalmente lo spettatore da ogni lato. Cercherò anche di introdurvi all'ambiente di Mantova con alcune figure importanti quali Isabella d'Este ed il figlio Federico II Gonzaga, che è stato il committente dell'opera. Federico II chiamò a Mantova il pittore Giulio Romano, che aveva un grande trascorso a Roma come allievo di Raffaello. Dopo la morte del pittore continuò la sua opera nelle stanze vaticane e poi finalmente giunse a Mantova, dove divenne praticamente l'artista di corte. Vi auguro una buona visione. La realizzazione della Camera dei Giganti risale al periodo compreso tra il 1532 ed il 1535, epoca di splendore per la città di Mantova. Federico II, che affidò a Giulio Romano il progetto di Palazzo Te, era figlio di Isabella d'Este, che vediamo nel ritratto, donna di grandissimo rilievo storico e grande amante delle arti. Isabella d'Este, ad esempio, fece realizzare uno studiolo privato con opere di Mantegna, Perugino, Lorenzo Costa e Correggio. Nell'immagine vediamo la raffinata Isabella d'Este ritratta da Tiziano, il grande pittore cadorino che lasciò diversi ritratti a Mantova. Il figlio di Isabella d'Este, Federico II Gonzaga, che vediamo anch'esso splendidamente ritratto da Tiziano, affianca la madre nelle iniziative per valorizzare la corte a partire dal 1520, dopo il rientro da Roma, ed imprime una svolta moderna all'arte mantovana. Federico II, che ricevette il titolo di duca dall'imperatore Carlo V, chiamò a sé nel 1524 Giulio Romano, affidandogli il progetto di una residenza fuori dalle mura, quella che diventerà il celebre Palazzo Te, che contiene tra le altre meraviglie la Camera dei Giganti. Tale residenza, fuori dai palazzi di corte, nasceva come un luogo per accogliere ed intrattenere gli ospiti. Conosciuta come Villa di Delizie, era una residenza di piacere e svago che Federico II volle anche per incontrare la sua amante, Isabella Boschetti. Il progetto di Palazzo Te, come detto, venne affidato a Giulio Romano attraverso l'intervento di Baldassarre Castiglione, ambasciatore dell'allora Marchesato di Mantova a Roma, personaggio che gli amanti della pittura ricordano per il memorabile ritratto eseguito da Raffaello che vediamo nell'immagine. Per me uno dei ritratti più belli di tutti i tempi. E veniamo a Giulio Romano, che vediamo anche lui ritratto da Tiziano. Giulio Romano, architetto e pittore, arrivò a Mantova dopo anni di insistenza da parte di Baldassarre Castiglione, con un grande trascorso romano alle spalle. Giulio Romano era stato infatti uno dei migliori allievi di Raffaello e dalla morte del maestro prese la guida dei lavori rimasti aperti, tra i quali le stanze vaticane. In particolare realizzò in autonomia, sulla base di alcuni cartoni del maestro scomparso, la stanza di Costantino. Solo al termine dei lavori avviati da Raffaello, Giulio Romano si recò a Mantova nel 1524 e qui rimase come artista di corte dei Gonzaga fino alla sua morte nel 1546. Palazzo Te, che vediamo nell'immagine, sorse fuori le mura di Mantova, in una località paludosa, poi bonificata, che si chiamava Te e che ospitava alcune scuderie. Giulio Romano vi lavorò per circa 10 anni e per gli affreschi si avvalse di numerosi aiuti, tra cui quelli del pittore Raffaellino del Colle.
Prima di addentrarci nella Camera dei Giganti, dobbiamo pensare a Palazzo Te come ad un luogo di svago, di riposo, lontano dagli impegni di corte. Il palazzo era luogo di ricevimenti e feste. Tra queste va ricordata la grande festa che accolse l'imperatore Carlo V nel 1530, la cui organizzazione venne affidata proprio a Giulio Romano. Ed eccoci finalmente all'interno della Camera dei Giganti, l'ambiente più famoso di Palazzo Te, un unicum nella storia dell'arte. Dobbiamo cercare di fare uno sforzo e di immaginare di entrare in una stanza con pianta quadrangolare dove le quattro pareti e la volta sono completamente affrescate. Non solo, Giulio Romano, per accentuare l'effetto illusionistico, ha smussato gli angoli delle quattro pareti e gli angoli tra le pareti e la volta, creando un insieme spaziale continuo dove le invenzioni pittoriche catapultano lo spettatore nel mito. Per dare continuità ai paesaggi rappresentati venne ideata anche una pavimentazione a mosaico realizzata con ciottoli di fiume, che senza soluzione di continuità proseguivano dipinti alla base degli affreschi, aggiungendo così ulteriore stupore e dando l'illusione anche di trovarsi in una scena all'aperto. Ci troviamo quindi al cospetto di un'opera che ci immerge totalmente da ogni lato, una grande scenografia che ci avvolge completamente, dalla testa ai piedi. Rispetto poi alla pur straordinaria visione che possiamo godere ai nostri giorni, la camera era ai tempi di Federico II una vera e propria macchina scenica che lasciava gli ospiti assolutamente stupefatti attraverso quelli che potremmo definire effetti speciali che scopriremo più avanti. L'immagine che vedete ci riesce a dare un'idea della camera. Se partiamo dal pavimento, che non è più quello originale, ma quello realizzato dall'architetto Pozzo alla fine del Settecento, osserviamo le due pareti perpendicolari con gli angoli smussati, che danno continuità alle scene rappresentate. Salendo con lo sguardo, vediamo all'angolo superiore una delle quattro rappresentazioni dei venti e poi la volta con le nubi e tutti gli dei. Il primo aspetto importante da comprendere è la vicenda a cui stiamo assistendo, ovvero la lotta tra gli dei dell'Olimpo ed i giganti, quella che viene ricordata come gigantomachia. Giulio Romano attinse alla versione del mito presentata nelle Metamorfosi di Ovidio. Nella camera ci viene mostrato il culmine della battaglia, quando i giganti, dalla piana greca di Flegra, tentano con grande presunzione l'assalto all'Olimpo, sovrapponendo l'uno sull'altro il massiccio dell'Ossa ed il Monte Pelio. Questo attacco scatena la reazione devastante degli dei, che sono posizionati sulla volta. È Giove a guidare gli dei, scagliando fulmini che provocano cataclismi di ogni tipo. E infatti sulle pareti possiamo osservare i giganti travolti da alluvioni e crolli di montagne ed architetture. Proviamo ora ad entrare nel dettaglio delle varie parti della camera, ricordando che la stessa è stata affrescata tra il 1532 e il 1535 circa e che, su disegno di Giulio Romano, vi lavorarono alcuni suoi collaboratori come Rinaldo Mantovano, Fermo da Caravaggio e Luca da Faenza. La prima parte della camera che vedete nell'immagine è la bellissima volta, dove vediamo il cielo rappresentato attraverso uno spettacolare sfondato prospettico. Due elementi colpiscono subito l'occhio, il primo è l'oculo, nel quale si trova il trono di Giove, il secondo è la corona di nubi sulle quali sono posizionati gli dei. Il pensiero, in primo luogo, corre al più celebre oculo della pittura, quello della Camera Picta di Mantegna che vediamo nell'immagine e che si trova sempre a Mantova ed è stato realizzato tra il 1465 e il 1474, opera che Giulio Romano ha certamente visto. Il secondo riferimento corre invece alla cupola del Duomo di Parma, del Correggio, che rappresenta l'Assunzione della Vergine, che Giulio Romano
deve avere visto direttamente, essendo datato tra il 1524 e il 1530 circa. Vediamo nell'immagine appunto la cupola affrescata dal correggio. Torniamo alla volta della Camera dei Giganti e dal dettaglio con il trono che è posto all'interno di un tempietto a forma circolare. Giulio Romano fu evidentemente influenzato da esempi visti a Roma. Il colonnato circolare potrebbe riprendere quello del Tempio di Ercole Vincitore di epoca romana o quello del tempietto di San Pietro in Montorio del Bramante, mentre i lacunari della cupola ricordano esempi romani come quello del Pantheon. Un aspetto importante è la presenza dell'aquila imperiale, che vediamo sul trono, dietro il quale è situata una sorta di baldacchino. Questo è un riferimento politico che allude all'alleanza dei Gonzaga con Carlo V, che come detto fu anche ospite a Palazzo Te nel 1530, quindi prima della realizzazione di questo affresco. Tutta la Camera può quindi essere intesa come un omaggio politico alla potenza di Carlo V, ma anche può essere letta in chiave moraleggiante, mostrando come monito la punizione dei giganti che osarono ribellarsi al potere degli dei. In questo dettaglio sempre della volta osserviamo Giove che riceve le saette da Giunone ed è pronto a scagliarle contro i giganti. Notiamo già da questa immagine come Giunone, così come accade per diverse divinità poste nella volta, appare turbata per la grave minaccia che stanno portando i giganti. C'è grande concitazione nell'Olimpo, gli dei si sentono davvero minacciati. In questa immagine notiamo invece Nettuno che nudo tiene in mano il tradizionale tridente. Anche in questo scorcio osserviamo una grande confusione che pervade l'Olimpo. Un altro dettaglio della volta che vi mostro è quello che rappresenta Ercole, un semidio tra gli dei che notiamo subito possente con la clava in mano e che indica i sottostanti giganti. Ai quattro angoli della camera, a dividere il cielo e la terra, sono poste le personificazioni dei quattro venti che soffiano sulle nubi, aumentando così il caos della scena, ma anche dando allo spettatore un punto di riferimento nella rappresentazione illusionistica. Iniziamo ora a scorrere le quattro pareti della camera. La prima che vi mostro è la parete est, caratterizzata da due grandi porte-finestre. Qui possiamo notare Plutone che tiene il bidente, mentre quello di Nettuno che abbiamo visto nella volta è un tridente. Accanto a Plutone si trovano le Furie, con il capo ricoperto di serpenti. Seppellito da grandi massi notiamo un gigante, si tratta di Tifeo che sputa fuoco, possiamo notare le fiamme poco più in alto. Secondo la leggenda, Giove imprigionò Tifeo sotto la Sicilia ed il gigante, continuando a muoversi e a sputare fuoco, diede origine all'Etna. E proprio per enfatizzare il ruolo di Tifeo, Giulio Romano ideò un camino, ora murato, ma ne intravediamo ancora la sagoma, che acceso doveva amplificare l'effetto delle fiamme prodotte dal gigante. Dobbiamo anche in questo caso fare uno sforzo di immaginazione, pensare di essere tra gli invitati di una festa di Federico II ed entrare nel buio della sera in questa grande stanza, vedendo le alte fiamme del camino accese e sentendo il crepitio del fuoco. Nell'immagine possiamo vedere la pianta della Sicilia, sotto la quale, secondo la leggenda, si troverebbe il gigante Tifeo. Proprio in corrispondenza della sua bocca è posto l'Etna. Vediamo ora la sequenza delle altre tre pareti, sud, ovest e nord, dove domina il caos, crollano montagne, palazzi e templi, sotto le cui rovine possiamo notare le figure scomposte e quasi grottesche dei giganti. Lo possiamo subito vedere nella parete sud, dove vediamo i giganti schiacciati dal crollo di una montagna. Alcuni lottano disperatamente cercando di divincolarsi, altri sembrano ormai inermi.
Da una sorta di arco naturale che un paio di giganti stanno cercando di sostenere, si apre un paesaggio più ampio, ma anche qui notiamo l'azione divina, in particolare quello che pare un fulmine che sta per colpire alcuni esseri. Notiamo anche nell'immagine come ai lati l'azione continui sulle due pareti contigue. Stessa cosa accade nel lato superiore della parete, dove vediamo le nubi che appartengono alla volta. Nella parete ovest proseguono i crolli e notiamo due giganti che cercano letteralmente di tenere sulle proprie spalle la montagna che sta collassando. Anche in questa scena si apre un paesaggio che ci mostra delle acque impetuose dalle quali i giganti cercano di porsi in salvo, aggrappandosi alla terraferma, che a sua volta sta però franando. Non sembra proprio esserci scampo. Anche in questa immagine notiamo i venti che soffiano agli angoli e le nubi che sono parte della volta. In questa parete assistiamo al crollo di templi ed edifici classici. Questo rappresenta un azzardo notevole perché i grandi riferimenti architettonici classici, presi come modelli nel Rinascimento, qui stanno franando. I giganti sono colti quasi increduli e rivolgono terrorizzati gli sguardi al cielo. Questa parete evidenzia l'interesse di Giulio Romano per l'architettura. In particolare l'artista studiò il trattato di architettura romana di Vitruvio. Nella scena della parete nord vediamo il crollo di alcune colonne che ricordano proprio quelle presenti nel loggiato della facciata di Palazzo Te che dà sul giardino. Questo richiamo tra l'architettura del palazzo e la scena affrescata è molto intrigante, perché con una certa ironia Giulio Romano sembra alludere al destino di qualunque architettura che prima o poi dovrà cadere in rovina per l'azione del tempo. La stessa porta d'ingresso alla sala è coperta da un architrave che sta crollando, quindi noi stessi visitatori siamo ancora una volta risucchiati in questa stanza ricca di allusioni. Forse avrete già notato, tra le diverse immagini proposte sino a questo momento, la presenza di alcune scimmie. Cosa ci fanno questi animali tra i giganti? Gli studiosi hanno appurato che questa strana presenza, voluta da Giulio Romano, sarebbe derivata da un errore di traduzione delle Metamorfosi di Ovidio nella versione che era disponibile all'artista. L'errore aveva portato a pensare che le scimmie fossero nate dal sangue dei giganti ed è questo il motivo che ne troviamo diverse all'interno degli affreschi della camera. Una curiosità della camera è legata alle sue caratteristiche acustiche. Se ci poniamo in un angolo della sala si può parlare anche solo bisbigliando con chi sta all'angolo opposto. La Camera dei Giganti, come abbiamo visto, non è solo una stupefacente macchina scenica, volta a meravigliare gli ospiti sul piano degli effetti pittorici, ma anche una camera ricca di simbologie. Si tratta di un'opera molto importante anche sul piano stilistico, che si pone alla frontiera della ricerca figurativa dell'epoca. In Giulio Romano è ancora presente la lezione dell'ultimo Raffaello, quello delle ultime stanze vaticane che lui stesso completò, ma anche quella di Michelangelo della volta della Sistina. Le figure degli dei nella Camera dei Giganti richiamano i possenti corpi michelangioleschi, che sono però ancora armonici ed intrisi di ideale classico. Nelle figure dei giganti alcuni studiosi hanno letto anche un riferimento al tentativo di liberarsi dei prigioni, sempre di Michelangelo, ma ancora in alcune figure dei giganti, ideate da Giulio Romano, si entra in una estetica del brutto che non ha più nulla da spartire con la ricerca di bellezza rinascimentale, fondata su equilibrio ed armonia. Va anche ricordato come la camera sia anteriore, ad esempio, al giudizio universale di Michelangelo. All'interno della camera sono ancora oggi visibili numerosi nomi incisi sulle pareti.
sono i segni lasciati dai soldati che stanziarono all'interno di Palazzo Te per circa un secolo, tra il 1630 e il 1735. Questi graffiti sono stati conservati perché considerati testimonianze storiche. Prima di chiudere questo video ho pensato di accennare brevemente ad altri due ambienti di Palazzo Te. Il primo è la Sala dei Cavalli, nella quale troviamo ritratti a grandezza naturale i destrieri più amati da Federico II. Qui ne vediamo uno. Il secondo ambiente che vi mostro è la camera di Amore e Psiche che Giulio Romano rappresenta secondo la versione raccontata da Apuleio nelle Metamorfosi. Nel corso del video ho cercato di farvi conoscere la Camera dei Giganti. Questi video hanno un carattere introduttivo e spero che possano stimolare in voi il desiderio di approfondimento attraverso degli studi più specifici e di settore. Fatemi sapere nei commenti se avete gradito il video, se avete visitato già la Camera dei Giganti, in questo caso fatemi sapere qual è stata la vostra impressione. Spero comunque di avervi stimolato la curiosità e appena sarà possibile spero che possiate tornare o andare per la prima volta a Mantova a visitare questo straordinario ambiente, quello della Camera dei Giganti e più in generale Palazzo Te e la stessa città che è estremamente ricca di aspetti artistici. Vi ringrazio per la visione, se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo.